Mi fa veramente piacere presentarti Performance Empowerment, un percorso di formazione per la vendita B2B destinata al venditore professionista o al neofita, appartenente a qualsiasi categoria merceologica o settore, o anche all'appassionato di comunicazione che troverai tante lezioni che approfondiscono tematiche fondanti nell'interagire umano. Nel suo complesso questo percorso ti aiuterà a comprendere quali sono le competenze chiave nella vendita, imparerai a organizzare il tuo lavoro quotidiano, annuale, semestrale, a seconda dell'orizzonte temporale con cui vuoi organizzarlo, ma soprattutto capirai come il macro processo vendita è costituito da alcune fasi, ciascuna serve a ottenere un obiettivo e l'incastro di tutte ti porta al raggiungimento del risultato più grande, che non è solamente vendere. Mi piacerebbe attraverso queste 25 lezioni, siccome approfondiremo aspetti psicologici e comportamentali che sono alla base dell'interagire con l'altro, mi piacerebbe che alla fine ti risultasse un percorso di crescita anche personale oltre che professionale. In tutto questo ci sono 20 anni di esperienza come direttore vendita e formatore, oggi consulente e coach. Rimetto tutto questo gratis su YouTube perché ritengo che YouTube sia anche il luogo dove mettere tanta professionalità e aiutare gli altri non solo ad acquisire nuove competenze, ma se è possibile aiutare a sviluppare nuove abilità, quindi la capacità di fare nuove cose. Su www.consultrainer.com trovi una serie di file, strumenti, tools e quant'altro perché nel proseguo delle lezioni svolgeremo insieme diversi esercizi e dal sito puoi scaricare questi file, negli Excel hai le formule dei vari cruscotto che ti propongo, i vari case study per cui fare esercitazioni e consolidare le competenze che stai acquisendo. Prima di lasciarti alla prima lezione che parte con la classificazione, ti vorrei spiegare perché parto con una lezione così tecnica o teorica. Ritengo infatti che la classificazione sia alla base di riuscire a comprendere chi abbiamo davanti e questo a sua volta è la base per capire che cosa fare. Quindi, prima lezione, meno esercizi, un po' più teoria, però analizzeremo uno strumento come la matrice che vedrai è veramente interessante e utile per tante cose. Se resisti alla prima lezione, con la seconda iniziamo a mettere in pratica tutto quanto. Grazie, sarà un piacere fare questo percorso insieme. Ciao. Nella prima slide di ogni modulo troverai sempre la breadcamp qui in alto con le 5 macro sessioni che compongono il percorso Performance Empowerment e subito sotto le lezioni di cui consta ciascun modulo. Quella blu è quella a cui siamo arrivati. Passando quindi dalle promesse di un percorso trasversale, qualsiasi settore tu appartenga e che vuole essere anche un percorso di sviluppo personale, anche se per questo mi devi dare qualche lezione in più, passiamo alle premesse, e cioè come fa un percorso di formazione ad essere adatto a prescindere dal settore in cui operi. Se ci pensi è un aspetto interessante. Per rispondere a questa domanda mi piacerebbe ed è importante che ti abituassi a ragionare su due cose. Ogni argomento, la vendita in questo caso, ma vedrai vale per qualsiasi altra cosa, è composta da un contenuto e da una struttura. Il contenuto è ad esempio quello di cui stiamo parlando, no? Piuttosto che il prodotto che vendi o il servizio che vendi, il settore in cui operi è ancora contenuto. Le cose che facciamo per vendere, la maniera in cui facciamo le cose rappresenta la struttura. Nella vendita, quello che facciamo e come lo facciamo è importante. Il contenuto, cioè quello che vendiamo, è secondario. Un altro aspetto che mi piacerebbe approfondire, che ritengo che è importante, mi metto gli occhiali, scusami ma se no non vedo assolutamente più nulla, è che mi piacerebbe fare le cose semplici, ma non possiamo farle troppo semplici, nel senso che indicatori
sintetici come la media o qualsiasi altra cosa non sono modi corretti di rappresentare l'intero nostro portafoglio clienti, ad esempio. Perché? Perché non riescono a rappresentare in maniera sufficientemente fedele le diverse peculiarità che i differenti clienti hanno. Ok? Di conseguenza, sappiamo che vendere è ogni giorno più difficile. Con il procedimento che ti consiglio appunto di classificare per comprendere chi hai davanti e capire di conseguenza che cosa fare, è seguito da questo secondo aspetto, no? Nel momento in cui sono riuscito a capire chi ho davanti, ho la capacità di personalizzare il mio approccio a chi ho davanti in modo da conseguire un risultato maggiore. Questo risultato deriva dal fatto che il mio interlocutore sente rappresentati i suoi bisogni, sente una risposta ai suoi bisogni più efficace, perché la mia capacità di personalizzare l'approccio con lui dà una migliore soddisfazione dei suoi bisogni. Dicevamo non troppo facile, ma nemmeno troppo difficile, perché a un certo punto, no, ti potresti giustamente chiedere, vabbè, in questo lavoro di classificazione quante categorie devo fare? In realtà ne bastano 4-5, perché non è che dobbiamo fare una categoria per ogni cliente. Quando noi abbiamo individuato 4-5 categorie al massimo, vedrai che hai dei contenitori sufficientemente adeguati per rappresentare bene tutte le tipologie di tutti i tuoi clienti, e quelle che avrai messo all'interno di ciascuna classe avranno caratteristiche, i clienti, sufficientemente omogenee per riuscire a individuare una strategia comportamentale da intraprendere con ciascuno di quei clienti presenti in ciascuna di queste classi. Questo è un pochettino il concetto. Quindi non troppo facile, ma nemmeno troppo difficile. Come facciamo a fare tutto questo? Beh, la matrice è uno strumento che si usa da migliaia di anni, che io sappia. Noi la utilizzeremo in maniera molto qualitativa, che ci aiuterà a capire come funziona. Che cos'è? La matrice è l'analisi sulla base di due variabili contemporaneamente, l'analisi di un fenomeno, l'analisi di un portafoglio clienti, l'analisi di un insieme di azioni, ad esempio. Questa matrice, che è conosciuta come la matrice di Eisenhower, per esempio, vengono selezionate queste due variabili, urgenza e importanza, per capire in un set di azioni cosa è più importante di qualcos'altro e cosa è più urgente. Capisci che quando classifichi un qualsiasi fenomeno, una qualsiasi cosa sulla base di due variabili contemporaneamente, stai ottenendo una classificazione abbastanza più sofisticata del fenomeno che vuoi studiare, no? Quindi nel quadrante che vedi disegnato hai nella metà destra azioni che avranno una certa importanza alta, nella metà sinistra azioni con bassa importanza. Nel quadrante invece, nei due quadranti in alto, avrai tutte le azioni con alta urgenza, mentre in basso azioni poco urgenti. Questa analisi sulla base di due dimensioni ci consente di individuare, in basso a sinistra il quadrante sfortunato, tutte le azioni che sono poco urgenti e poco importanti, ok? Di conseguenza potrai decidere di non farle per niente, ad esempio. In alto a sinistra vai a classificare invece tutte le azioni che sono urgenti ma non troppo importanti, ok? Vedi che questa classe e questo raggruppamento è un raggruppamento che ti dice quali sono le cose da fare per prime, anche se non sono così importanti, e se ci pensi è un'informazione più sofisticata del è urgente o non urgente, è importante o non importante, presa da sola. In alto a destra avrai invece le azioni importanti e urgenti, ok? Di conseguenza sono le azioni che vanno sviluppate per prime, ok? E in basso a destra, molto banalmente, azioni molto importanti che però non sono così urgenti. Di conseguenza, come ordini di priorità potranno venire dopo quelle
importante e urgente, e anche dopo quelle urgenti e non importanti, vedi in maniera veramente molto semplice come utilizzare queste due variabili insieme ci ha consentito di fare una classificazione più sofisticata, ottenere informazioni più precise e iniziare ad avere anche un abbozzo di strategia su come comportarci per ciascuna delle azioni che abbiamo visto nell'esempio. Nella prossima lezione metteremo categorie di clienti e capiremo come ugualmente, utilizzando le matrici per classificare un portafoglio clienti, iniziamo a capire quali strategie adottare per ciascuna di queste classi. Per la prossima lezione ti suggerisco di pensare a un paio di variabili interessanti per riuscire a fare proprio questa classificazione del portafoglio clienti e capire come iniziare a costruire la nostra strategia per corrispondere alle esigenze di ciascun cliente, o meglio alle esigenze dei clienti di ciascuna classe, in maniera sufficientemente specifica ed efficace. Mi piace chiudere ogni lezione con un veloce riassunto di quello che abbiamo detto. Primo, struttura e contenuto. Il prodotto che vendiamo, il servizio, il settore in cui operiamo è il contenuto. Nella vendita c'è una struttura che è quello che dobbiamo fare per arrivare al risultato e come facciamo a farlo. Queste due cose costituiscono la struttura ed è questa struttura che rende la vendita uguale in qualsiasi settore. Secondo aspetto. Non facciamo le cose troppo semplici, non possiamo prendere un solo indicatore e rappresentare tutto l'universo di clienti che abbiamo in portafoglio. Due variabili ben scelte per classificare sulla base di queste due variabili contemporaneamente i nostri clienti. Questo ci consente una classificazione sufficientemente sofisticata, ma terzo, se vuoi, non troppo complesso, ovvero non c'è bisogno di fare 4 milioni di categorie. Quando noi abbiamo individuato 4-5 classi all'interno cui inserire i nostri clienti, abbiamo un quadro sufficientemente distinto e fedele per ciascun cliente per riuscire a capire cosa fare con ciascuno di essi. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!